Salve e benvenuti su Hotspot Italy. Oggi siamo a Verona e vi farò capire come poter visitare i musei di Verona con un solo euro. Quando si parla di Verona, non si può non pensare alla romantica storia di Giulietta e Romeo, ambientata proprio in questa città dal suo autore Shakespeare. Questa storia, seppur tragica, ha fatto la fortuna della città veneta che basa buona parte della sua economia sul turismo. Nei musei civici di Verona tornano le domeniche a un euro e le visite guidate. L'appuntamento è per tutte le prime domeniche del mese da ottobre a maggio ed è consigliato acquistare e prenotare l'ingresso online. Ma in quali musei è possibile entrare con solo un euro? Il Museo di Castelvecchio è una delle maggiori raccolte d'arte italiane. Allestito con criteri moderni tra il 1958 e il 1974 da Carlo Scarpa, si trova nella fortezza scaligera di Castelvecchio, distribuito su 29 sale e settori: scultura, pittura italiana e straniera, armi antiche, ceramiche, oreficerie, miniature e le antiche campane cittadine. Il castello, eretto tra il 1354 e il 1356, era adibito principalmente a difesa militare della città, ma per un periodo fu anche abitazione dei Della Scala, i signori di Verona. Dopo un breve passaggio all'aperto, si sale nella Torre del Mastio, che porta alla Pinacoteca. Tra le opere qui raccolte spicca la Madonna del Roseto, affiancata dalla Madonna della Quaglia, opera di un giovane Pisanello, e una notevole Sacra Famiglia di Andrea Mantegna. Uscendo dal primo piano della galleria, si arriva a un belvedere da dove si vede a 360 gradi la statua equestre di Can Grande I della Scala, monumento simbolo della signoria veronese. Al secondo piano si trovano opere di Jacopo Tintoretto e dipinti di Paolo Veronese, e il percorso espositivo termina con la Sala della pittura veneta del Settecento. L'Arena è l'anfiteatro romano di Verona. Fu costruito nel I secolo d.C. per assistere ai combattimenti dei gladiatori. È il terzo anfiteatro romano per grandezza tra quelli ancora esistenti e viene utilizzato in estate per l'opera, concerti ed eventi. È il monumento che maggiormente rappresenta la città. Palazzo Pompei, sede del Museo Civico di Storia Naturale di Verona, è uno degli edifici più importanti dal punto di vista storico e architettonico della città. Il conte Alessandro Pompei lo donò al comune di Verona per accogliere esposizioni, raccolte d'arte e collezioni scientifiche di notevole prestigio e importanza della città. Il Museo Civico di Storia Naturale di Verona ospita le sezioni scientifiche dedicate allo studio di minerali e rocce, paleontologia e zoologia. Il materiale scientifico raccolto dai ricercatori del museo e da tanti naturalisti nel corso di ormai quasi 5 secoli viene oggi meticolosamente preparato e catalogato, studiato e quindi conservato nelle collezioni o esposto al pubblico nelle sale. La tomba di Giulietta è un sarcofago in pietra, vuoto e senza coperchio, all'interno della cripta sotterranea della chiesa di San Francesco al Corso, in un vecchio monastero francescano. Il complesso è oggi sconsacrato e sede del Museo degli Affreschi. Nella cripta sotterranea, a cui si accede dal lato est del chiostro attraverso una scala in pietra, si trova il sarcofago scoperchiato in marmo rosso di Verona, che secondo la tradizione ha ospitato le spoglie mortali della giovane Capuleti. La Galleria d'Arte Moderna Achille Forti è uno dei musei principali nel centro storico di Verona, allestito presso il Palazzo della Ragione, situato tra Piazza delle Erbe e Piazza dei Signori. Sul finire del XII secolo, in seguito al terremoto che rase al suolo la città, il comune di Verona entrò in possesso dell'area edificandovi quello che divenne appunto il pubblico palazzo del comune. Se non l'hai ancora fatto, ricordati di iscriverti al canale ed attivare la campanella per ricevere le notifiche per i nuovi video che andrò a caricare. Scrivi nei commenti quale museo vuoi visitare ad un euro.